Ciao a tutti ragazzi! Innanzitutto vi ringrazio per l'apprezzamento che stanno ricevendo i miei video su Crash, per i nuovi iscritti al mio canale e per tutti i commenti che mi state lasciando ultimamente. Tanti di voi qui su YouTube e sugli altri miei social avete chiesto un tutorial su come è stato realizzato il cosplay di Crash Bandicoot. Avevo già da un po' di tempo l'idea di realizzare questo video e il vostro interesse per il mio lavoro mi ha dato una spinta in più per farlo. Questo video non sarà un vero e proprio manuale su come costruire un cosplay perfetto, poiché sono a conoscenza di metodi alternativi che possono risultare migliori rispetto a quello scelto da me. D'altronde non sono un cosplayer professionista, ma una persona che lo fa per hobby. Detto questo, non perdiamo altro tempo ed iniziamo! Per prima cosa, per la realizzazione di questo cosplay, mi sono ispirato allo sprite di Crash nella versione utilizzata nella Insane Trilogy, prendendola come modello per avere un'idea sulle proporzioni da utilizzare. Tutto è iniziato partendo da un elmetto da operaio, che fungerà da base per quello che poi sarà la futura parte superiore della testa. Da un pezzo di gomma a piuma ho ritagliato una forma triangolare, per poi smussarne i lati in modo da avere una forma che ricordasse il muso di Crash. Successivamente, con del poliuretano espanso, ho cominciato a spruzzare più strati sul casco, cercando di limitare tutto con dei cartoni in modo che non si espandesse troppo, così da formare un blocco unico da scolpire successivamente. Approfittando del poliuretano fresco, ho anche direttamente attaccato il triangolo in gomma a piuma. Utilizzando una raspa ed un seghetto, ho dato una prima grossolana forma della testa, cercando di mantenere le giuste proporzioni in base alla mia statura, e man mano ho cercato di eliminare più imperfezioni possibili. Il fatto che la forma ricordi vagamente un'oca è solo un caso. Con l'ausilio di un vecchio giubbotto da motocross, mi sono creato una base per il busto e la schiena, che ho incollato sotto la testa, collegandola sempre con degli strati di poliuretano. Una volta collegate le due parti, ho aggiunto un ulteriore strato di poliuretano, che alla fine avrà sia una funzione di rinforzo per la struttura, sia mi darà modo di avere materiale per ricreare poi la classica gobba di Crash, e per collegarmi con la mandibola inferiore. Dopo una rifinitura generale, ho cominciato a scolpire la parte inferiore della bocca, formando così la mascella, gli zigomi e il mento, cercando di ricreare un'espressione sorridente. Anche la schiena ha subito un'importante smussatura, in modo che fosse omogenea con il resto della struttura. Ho preferito terminare la base della schiena con una fetta di gomma a piuma, in modo da permettermi di muovermi meglio e per far sì che si adattasse meglio al mio corpo. Ovviamente, perché la testa sia completa, non possiamo trascurare le immancabili orecchie. Per farle ho ritagliato due pezzi di rete in modo che avessero una forma concava e triangolare. Una volta attaccate ai due lati della testa, queste faranno da struttura, per poi essere ricoperte di poliuretano. L'impatto iniziale sarà tutto fuorché rassicurante, ma poi dopo qualche ora di raspa e imprecazioni cominceranno a prendere forma. Non avendo tenuto in considerazione che il costume alla fine lo avrei indossato a torso nudo, in modo da essere attillato alla mia corporatura, mi sono accorto che la felpa aveva falsato le misure, ma d'altronde sbagliando si impara. Quindi per ovviare al problema ho tolto la gomma a piuma messa in precedenza, sostituendola con una più morbida. Ora ci discosteremo un attimo dalla struttura principale, per concentrarci sulle altre parti del costume, iniziando dai denti, che ho scolpito da due pezzi di legno, per poi successivamente verniciare di bianco e rosa, per fare l'effetto gengiva. Per gli occhi ho ritagliato due fette di rete e le ho adattate al viso di Crash, in modo che prendessero la forma giusta, per poi usarle come stampo, in modo da poterle ricreare in resina. Una volta asciugata ho dato delle mani di stucco e poi le ho levigate in modo che avessero una forma liscia e pulita. In seguito li ho verniciati di bianco, sui fori ho incollato un sottile strato di plastica con effetto occhiale da sole, in modo che potessi guardarci attraverso, e attorno ci ho dipinto livide.
Ho deciso di fare una pupilla più grande e una più piccola, perché avevo visto diverse foto di Crash con gli occhi fatti in questo modo, e dargli un look più pazzo mi sembrava un'idea carina. Per fare le scarpe sono partito da un vecchio paio che avevo, che ho cominciato ad avvolgere con della gomma a piuma, incollandola con del Bostik e della colla a caldo. Per fare le suole ho usato e ritagliato invece un tappetino per esterni. Per il collo delle scarpe e per la linguetta ho utilizzato una spugna isolante usata per le tubature, dato che aveva la consistenza giusta. In seguito ho rivestito il tutto con della stoffa rossa, incollandola con del Bostik spray. La linguetta invece è stata cucita lungo il bordo per ricreare un effetto più realistico. Per le fibbie ho utilizzato delle ranelle e per il contorno delle suole una guarnizione per battiscopa, entrambi trovati in un negozio per fare da te. I lacci invece li ho presi in un negozio di scampoli, come per il resto dei tessuti che vedete. I pantaloni sono stati fatti da zero, con due tessuti diversi, uno blu elettrico per la parte superiore e uno azzurro pastello per la parte inferiore, in modo da ricreare l'effetto risvoltino. Invece, per l'effetto gamba pelosa, ho cucito al calzetto il tessuto utilizzato per la pelliccia di Crash, in modo che arrivasse fino al ginocchio. Dato che facendo le proporzioni le mie mani risultavano essere troppo piccole, ho dovuto costruire dei guanti, in modo da farle sembrare più grandi. Per fare ciò, per la base ho usato del cotone sintetico, mentre per le dita ho usato sempre la spugna isolante per tubi citata prima, per formare dei salsicciotti che saranno le dita. Inoltre, c'è da tenere in considerazione che Crash ha 4 dita e non 5, quindi il dito medio dovrà contenere all'interno il medio e l'anulare. Successivamente verranno ricoperti dalla stoffa arancione, in modo da formare un guanto, e sopra di esso cucire un ulteriore mezzo guanto in pelle, per ricreare quelli che indossa il nostro Bandicoot. Inizialmente avrei voluto fare un naso in spugna e ricoprirlo con un tessuto in pelle, ma dato che non sono stato in grado di incollare la pelle attorno alla palla di spugna senza creare grinze, ho dovuto optare per un piano B, ovvero ho stuccato e levigato il tutto, creando così una sfera rigida e successivamente l'ho verniciata con una vernice che ricreasse un effetto ruvido, in modo da ricordare un po' il naso di un cane, per intenderci. Tornando al nostro busto, mi sono reso conto che le orecchie potevano essere un po' fragili. Allora, come funzione preventiva, ho applicato all'estremità 2 strati di resina, in modo che facciano effetto corazza. Per la cresta ho fatto una striscia di resina che percorre la testa dalla fronte fino all'inizio della schiena e l'ho usata come base per incollarci sopra dei triangoli di spugna di varia dimensione, in modo da dare l'effetto cresta spettinata. Una volta incollati tutti i pezzi si possono dare più mani di vernice per ricreare il classico colore rosso. Ora si può cominciare a rivestire l'intera struttura col tessuto. Vi consiglio un tessuto che sia tendenzialmente elastico, altrimenti le grinze non vi daranno pace. Mi sarebbe piaciuto per la zona della bocca utilizzare delle copelle color carne, però è molto difficile da adattare per il motivo dato in precedenza, quindi ho dovuto accontentarmi di un tessuto color carne, similcotone. Come collante mi sono trovato bene con il Bostik Spray. Ovviamente per una persona che ha dimestichezza nel cucito, magari non sarebbe stato un problema utilizzare le copelle. Ora che la base è pronta, possiamo iniziare a fissarci sopra gli elementi costruiti prima, ovvero naso, denti, occhi, cresta e sopracciglia. Vi consiglio, oltre alla colla, anche di attaccare alla base dei vari oggetti delle viti, in modo che penetrino all'interno della struttura del costume, rimanendo così poi saldi. Per quanto riguarda le sopracciglia, ho ritagliato la forma su delle tavolette di legno e le ho ricoperte di raffia, dato che fa un effetto pelo. Successivamente le ho verniciate di marrone. Ovviamente l'imprevisto è sempre dietro l'angolo, poiché mi sono reso conto che dagli occhi e dalla fessura della bocca la visibilità era troppo limitata. Per ovviare a questo problema ho installato una telecamerina nel busto di Crash, collegandola ad uno schermo LCD situato all'interno tra gli occhi e la bocca, alimentato da una batteria nascosta sotto la lingua. E dato che c'ero, ho utilizzato la batteria anche per alimentare 2 ventole,
situate ai lati della bocca, in modo da avere un ricircolo d'aria interno. Risolto questo problema, ho potuto finire di rivestire il costume con il tessuto, collegando i lembi del busto e del petto nella zona dell'interno coscia, in modo che rimanesse teso. Successivamente ho cucito le braccia in base alle mie misure e le ho attaccate al busto. Per tenere teso il tessuto e non creare così grinze, ho collegato i due lembi della manica con una fascia da far passare in mezzo alle dita, ottenendo così l'effetto desiderato. Infine, per dipingere la pancia, l'interno delle orecchie e per dare le caratteristiche sfumature gialle sulla schiena e i gomiti, ho delimitato le zone con dello scotch e ho colorato il tutto con la vernice spray. Una volta fatto ciò, indossando tutti i componenti, il cosplay sarà finalmente pronto. Qui finisce il video. Spero sia piaciuto e che sia stato utile per chi volesse avere uno spunto su come siano state realizzate certe parti del cosplay. Vi ringrazio per la visualizzazione e fatemi pure sapere se vi piacerebbe vedere i tutorial dei miei lavori precedenti. Un salutone e ci vediamo alla prossima. Ciao!